Questa è una storia di tedeschi, inglesi, ci sono anche dei francesi, però ci sono degli svedesi, e poi è una storia, sì, anche di australiani, naturalmente. Ed è una storia che vede coinvolti anche i cinesi e i russi. Ed è in un momento in cui succedono tante cose, perché finisce una guerra ma ne inizia un'altra. E a un certo punto i topi scappano sulle tubature. Si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare, a farci fare l'amore. L'amore dalle infermiere inglesi, no, britanniche, no, americane, è lo stesso, tutte uguali, belle, sode. O da quelle russe, non ha importanza, tornare a fare l'amore era la cosa più importante dopo una guerra così difficile, che aveva visto il mondo dividersi in due parti. Da una parte c'erano i comunisti, dall'altra c'erano i capitalisti. E così hanno diviso a metà l'Europa, ma in realtà la Germania in modo particolare, che poi la Germania non era neanche divisa a metà, era divisa in 4 parti, perché una parte l'hanno voluto i francesi, non vuoi dare nulla ai francesi, hanno combattuto, e quindi la parte nord era dei francesi. Poi in mezzo c'erano gli inglesi, perché gli inglesi, la regina, la famiglia britannica reale ha delle origini teutoniche, quindi ne ha voluto un pezzo. L'altra se la sono presa gli americani, e poi i russi hanno preso tutto il resto. Quindi con la Germania divisa a metà, Neumann ha avuto un problema, perché prima della fine della guerra la fabbrica era stata, quella di Berlino, era stata bombardata, e allora lui si sposta a Geffel, in un'altra città, e continua a lavorare mentre si pensa a come sistemare l'altra fabbrica, quella a est. Non era ancora divisa a est e ovest, però a un certo punto, alla fine della guerra, sì, accade. La dividono anche Berlino a metà, non ancora con il muro è arrivato dopo, perché c'era un sacco di gente felice a est che migrava a ovest, e quelli a est, il partito diceva tu non puoi andare via, non sapendo come fare a fermare questa massa umana che tentava di spostarsi oltre confine, hanno deciso anche di mettere un muro. Nel frattempo Neumann aveva capito come stava andando ed era tornato a ovest, rimesso in piedi la fabbricetta della Neumann, ma un pezzo di quella tecnologia era rimasta a Geffel, quindi nelle mani del partito. Il partito comunista effettivamente l'ha usata quella fabbrichetta, ma c'è stato un altro partito comunista che era sempre a est, ma erano i cinesi, che non andavano molto d'accordo con i russi. C'era Mao Zedong, c'erano delle rivoluzioni, è stato un brutto periodo, tosto. E anche i cinesi avevano bisogno di comunicare al popolo, perché si doveva fare il culo e lasciare tutto al partito. E quindi era interessato a quella tecnologia che si trovava già a est. Non si sa bene come sia andata realmente, se sono partiti da ovest e sono andati direttamente in Cina, oppure se già da Geffel si poteva sapere qualcosa di più, e in Cina hanno cominciato a parlare tedesco. E quando in Cina si parla tedesco, ti chiedi perché, come mai? Forse qualche tecnico è andato là portando un dono, una birra, e fra un calice e l'altro gli è scappata qualche parola di troppo e i cinesi hanno imparato come si fanno le schede di amplificazione, preamplificazione, le capsule microfoniche e tante altre cose che i tedeschi sapevano fare già piuttosto bene. Era molto importante che questa tecnologia venisse sviluppata anche in Cina. Perché? Perché probabilmente la Germania ne aveva bisogno per vendere i microfoni a un prezzo migliore. Già si cominciava a pensare a queste cose, ma non facevano certo i microfoni là, solo i componenti, le terre rare, sai, quella roba lì. E così, qualche anno dopo, alle fiere dell'elettronica, qualcuno cominciò a vedere dei microfoni cinesi che però erano tedeschi. Cioè, lo capivi, era chiaro, il microfono aveva i sandali con il calzino bianco, i pantaloni corti, un po' di panza, e beveva birra. Quello è un microfono tedesco di sicuro, e anche biondo. Quindi
Quindi la 797 Audio pare che sia nata giusto negli anni 50 per fornire una serie di cose importanti al partito, che doveva appunto informare il popolo, ma anche all'esercito, perché erano anni di tensioni molto forti, cioè era finita una guerra ma è iniziata subito un'altra, l'hanno chiamata guerra fredda, ma di fatto è stata una guerra che ha coinvolto tutto il mondo, quindi potremmo definirla quasi una terza guerra mondiale, o quasi senza il quasi. E così nella tensione era importantissimo comunicare via radio soprattutto. È come quando vai al supermercato e senti gli annunci che fanno alle casse. Cassa 4. Tu hai capito solo cassa 4, ma non hai capito tutto il resto. È importante che le comunicazioni arrivino. Immagina se c'è un attacco bellico. E quello non ha capito che aveva detto bomba. Boom! È già troppo tardi. Sa prova, questo è un Rode NTK con la valvola e fra l'altro sta all'interno dello stesso portamicrofono del Rode quinta generazione, tutti con lo stesso tipo di attacco, molto bello. Dunque, siamo a Londra, esattamente alla fine degli anni 50, quindi il muro di Berlino ancora non c'era, in Europa c'era ancora il caos più totale. E i due ragazzi si spostano dalla fredda Londra alla calda Svezia. Chi non vorrebbe andare a prendere un po' di sole in Svezia? In Svezia hanno messo su famiglia, è nato Peter. Ecco, adesso che c'è anche lui, papà deve trovarsi un lavoro. E lavora come tecnico in una fabbrichetta di sistemi di comunicazione, fra cui citofoni. Il citofono è molto importante in questa vicenda, perché i tecnici all'interno di questa azienda, i capotecnici, tentavano di realizzare un citofono a transistor, che oggi ti fa ridere pensare al citofono a transistor, ma all'epoca era un'innovazione e non riuscivano a farlo. Henry, che faceva l'operaio all'interno, nella linea di montaggio, se ne prese a casa uno, lo smontò e fece funzionare il citofono a transistor. Lo riportò in azienda, lo fece vedere ai capi, i quali dissero "Gasvinsmos", che vuol dire poi in svedese "sì, quanto è bravo questo ragazzo, lo facciamo ingegnere capo". Insomma, divenne ingegnere capo all'interno di questa azienda, anche perché il prodotto per 15 anni è stato il più venduto in assoluto di questa azienda, quindi una bella innovazione. Se non fosse che a un certo punto, per mantenere la qualifica, doveva fare studi di matematica e lui non era affatto portato per quella matematica, alla stessa cosa che dicevo io alla mia professoressa di matematica. Io la sua matematica non la capisco, per il resto sono un genio. E quindi che fare? Beh, lui era molto bravo anche a fare i mix, a fare il fonico, e faceva il fonico per delle band svedesi. E lì usava prodotti Dynacord. L'aggancio con la Dynacord probabilmente avviene in questa fase, quando lui si dedica anima e corpo al mix e alla Dynacord, la quale gli dice: potresti anche, che ne so, un'idea, la butto lì, distribuire i nostri prodotti, sì, in Australia, dall'altra parte del mondo. Ed è qui che i Friedman fanno un altro trasloco. Ed eccoci in Australia, Sydney, che bello! E lì fondano la loro società che si chiama Friedman Electronics, nome che c'è ancora. La società si occupava di sistemi di amplificazione per palazzetti dello sport, discoteche. Henry Friedman era anche un fonico, molto apprezzato, tant'è che nel 68 fece anche da fonico per la tournée di, scusa se è poco, Tom Jones. Il successo è andato avanti fino al 1987, quando Henry Friedman improvvisamente viene colto da infarto mentre falcia il prato nella sua casetta e ciao. A questo punto tocca a Peter Friedman prendere in mano le redini della situazione. Lui stava studiando, non ha finito il percorso di studi ed è diventato, volente o nolente, imprenditore. Ma che imprenditore? Non sapeva di avere la stoffa che poi ha dimostrato di avere. Inizialmente c'erano grossi problemi, vuoi perché l'uomo pilastro dell'azienda era scomparso, su di lui poggiava molto probabilmente una gran parte del business, vuoi perché stavano cambiando anche nel mondo le necessità. Nascevano gli home studio, la Alesis sarebbe uscita con il sistema ADAT, c'erano
molti sistemi di registrazione che erano più accessibili dal punto di vista economico, anche per le band. Quindi nascevano proprio gli home studio, gli studi più piccoli rispetto ai grandi studi di registrazione che magari avrebbero speso anche 4, 5, 6, 10.000 dollari per un microfono. Loro non potevano. Avevano la necessità di accedere ad attrezzature di buona qualità ma a un costo inferiore. Come avveniva questa cosa? Compravano attrezzature, cloni che suonavano non esattamente come il clone a cui si riferivano e poi lo modificavano. C'erano all'interno degli home studio dei fonici, dei tecnici, degli elettronici. Quindi era gente da rifornire che sapeva quello che stava ricevendo, era in grado di analizzarne la qualità del suono, anche di un clone che tu gli avresti eventualmente proposto. Harry Friedman, 10 anni prima, era stato in Cina a una fiera assieme al figlio Peter e Peter si ricordò di aver visto dei microfoni dal sapore un po' teutonico come la Volkswagen. Adesso non erano i microfoni della Volkswagen, comunque ci siamo capiti, dei cloni, che erano quelli di cui si parlava giusto prima per il fatto che i tedeschi erano stati in Cina nel dopoguerra. Ecco, quella tecnologia si faceva vedere alle fiere. E allora perché non ordinarne una ventina e provare a modificarli? E poi vedere come se la cavavano una volta messi sul mercato. Fece proprio questa cosa, li modificò, li migliorò e poi li propose. E qualcuno disse: questi microfoni, una volta messi sul mercato, andranno via come topi sulle tubature. Ora tu puoi immaginarti di aprire il sottolavandino e vedere dei topi che spariscono appena tu apri. Vedi solo la coda, con la coda dell'occhio. È un modo di dire probabilmente australiano. Noi avremmo detto andrebbero via come il pane, o i francesi come le baguette. E così è stato effettivamente. Ma i primi microfoni quindi vennero chiamati roditori, roditore 1. Fra gli amici, non finì mai stampato o serigrafato sul corpo del microfono. Da lì nasce anche il nome Rode, roditore, Rode NT, anziché Rodent. E il numero 1, il Rode NT1, era un microfono che aveva la stessa forma, purtroppo per lui, dell'87, del 67, dei microfoni tedeschi. La Neumann, che poi era già di proprietà della Sennheiser, cominciava ad essere infastidita dalla presenza di questi microfoni che somigliavano così tanto ai suoi di prodotti. Quindi disse: i tuoi microfoni somigliano troppo ai miei. No, ma noi siamo andati in Cina e là erano già così. Non è colpa nostra se voi siete andati là a dirgli come si fanno. No, troppo, io chiedo a giudice. E allora a questo punto occorreva fare dei cambiamenti anche importanti. Cambiamenti che hanno un senso doppio senso, nel senso che il primo è per evitare problemi legali, il secondo è che effettivamente comprare prodotti in Cina senza avere il controllo della produzione, il controllo completo, poteva risultare un problema. In parte la Friedman si faceva già l'elettronica all'interno dei suoi laboratori, quindi prendeva il corpo, realizzava all'interno dell'elettronica, però sempre su quello stile, ma con prodotti migliori, con componenti migliori. La capsula però, per esempio, arrivava sempre dalla Cina. Questo microfono, ad esempio, l'NT2 del 1995, ha dovuto subire il cambio della capsula. Io ho scritto a Peter e gli ho detto: Peter, non trovo la capsula, io non ci posso fare niente perché io non ho capsula più, questa cavolo non faccia più questa capsula. Come la trovo io, Peter? La trovi in Cina forse? Una RK67. E sono andato in Cina effettivamente a cercare alla 797 Audio una RK67, gliel'ho montata e suona effettivamente come suonava una volta. È stato un bel viaggio, una bella esperienza. Era il momento di dedicarsi alla qualità e quindi di costruirsi tutto quanto internamente, e venne modificata anche l'elettronica. Si affidò a Jim Williams la realizzazione di un nuovo circuito che migliorasse la qualità dei prodotti e rendesse la realizzazione di questi prodotti più economica, in modo da poter avere una maggiore aggressività sul mercato con prodotti di qualità decisamente migliore. Sono usciti diversi microfoni come questo, diverse versioni
dello stesso microfono, ma d'altra parte se tu apri uno di questi microfoni sopra c'è scritto che versione è, e potrebbe essere la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, sono revisioni che fanno e un discreto miglioramento del prodotto. Per esempio nel 2013 uscì questo microfono che era una revisione di questo stesso microfono con un'elettronica completamente diversa, e adesso è uscito per esempio la versione quinta generazione che comprende anche l'USB. Di mezzo ce n'è un'altra serie che sono praticamente quasi identici a questi, migliorati ulteriormente e tutti colorati, perché Peter dice i giovani vogliono microfoni colorati e noi glieli verniciamo, però li hanno anche migliorati internamente. Gearspace, agosto 2010. Michael Joly scrive: e le dimensioni e la forma dell'NT2 sono una vittoria certa per l'U87. L'NT2 ha dimensioni e forma del head basket molto piacevoli. La maggior parte dei microfoni a basso costo hanno head basket più piccoli e angoli di riduzione della riflessione meno ben definiti. Questo fa sì che la maggior parte di loro raggiunga il picco a una frequenza più alta e sia più colorata dell'NT2. 2 motivi per cui modifico le griglie a strato singolo per ridurre questi effetti. I circuiti in questi microfoni Rode sono di primo ordine, ma alcuni di noi trovano che le loro capsule diano alla voce una eccessiva ariosità. E in effetti poi Michael Joly usava altre capsule, su questi microfoni in particolare. In risposta un utente scrive: in realtà l'NT2 originale è stato realizzato per Rode da 797 Audio in Cina. Rode avrebbe quindi sostituito il circuito con uno progettato dall'ingegnere americano Jim Williams, utilizzando componenti di qualità molto alta. La parte interessante arriva più tardi, quando Rode decide di spostare la produzione dei suoi microfoni interamente in Australia, lasciando la 797 Audio e i suoi componenti. Qui Behringer si fa avanti e contratta per la produzione del loro B2 originale, il primo, non il B2 Pro, utilizzando tutti gli stessi componenti cinesi che erano stati utilizzati prima sul NT2. In seguito Behringer aggiorna il microfono con la versione 2 Pro. Dice l'utente: abbiamo 2 B2 originali nel nostro studio e sono identici all'NT2 in ogni dettaglio, tranne il suono ovviamente. Il microfono Rode è sonicamente superiore, ma i B2 danno buoni risultati se usati sulla batteria. Che dire poi del microfono NT2S di 797 Audio, la loro versione OEM di serie, identica. Hanno anche prodotto il Sound Deluxe U95 originale, per lo più nella stessa maniera dei microfoni Rode. 797 Audio è stato originariamente creato negli anni 50 dagli ingegneri audio tedeschi come fonte di componenti più economici per i loro microfoni in Germania. Possiamo immaginare chi fossero questi ingegneri. Microfono che molto spesso era affiancato anche all'Octava MK319, che è quello che hai sentito giusto adesso, visto che parlavamo di Michael Joly e di Octava Mod. Quindi eccoci qui nella sala di assemblaggio dell'elettronica qui a Rode. Ora, questo è un bel sistema. Questo è chiamato linea SMT, tecnologia di montaggio superficiale, dispositivi di montaggio superficiale, parti molto molto piccole. Ora, la maggior parte dei microfoni che facciamo qui a Rode passa attraverso questo sistema e, come puoi vedere, nessun lavoratore. C'è un ingegnere che mantiene le macchine e le carica, ma fondamentalmente possiamo eseguire centinaia di migliaia di schede microfoniche attraverso questo sistema e sono tutte assolutamente perfette, coerenti e di altissima qualità. Molte persone ti diranno che i dispositivi SMT con tecnologia di montaggio superficiale non sono buoni come through-hole, il foro passante e le parti con i fili come le resistenze, i cavi, i condensatori, eccetera. E questo non è vero, è una bugia. Ora, c'è sempre, con tutti questi detti, c'è sempre un po' di verità e per quello che dicono sui sistemi Wi-Fi, cablaggio point-to-point, amplificatore per valvole, preamplificatori esoterici, ci sono alcuni motivi per cui non useresti parti di montaggio superficiale, ma per altre situazioni il montaggio superficiale è in realtà migliore per la tecnologia audio e useremo parti a foro passante quando fanno la differenza. Ad esempio questo è un pannello Master NT1A. Ci sono 12 schede NT1A su questa parte e vedrai i condensatori qui. Dall'altra parte, dove passa l'audio critico, in realtà è montato in superficie e quelle parti suonano meglio.
I fili effettivi possono causare problemi, quindi fai molta attenzione quando senti la gente dire SMT, il dispositivo SMT è cattivo. Non è vero. Alta tecnologia, quindi dai un'occhiata a questo. Si tratta di 12 schede NT1A. Possiamo caricarle in questo sistema. È molto bello come funziona. Puoi caricare alcune centinaia di quei pannelli qui. Poi vanno in questa macchina su un nastro trasportatore e la macchina serigrafa la pasta a saldatura su di essa. Poi, lo vedi qui in un secondo, vai al caricatore SMT, che è super veloce. Come una Ferrari di caricamento componenti. Raccoglie tutti i pezzi e li mette nella scheda. Passano attraverso questo, di nuovo su un trasportatore, attraverso questo forno speciale che scioglie la saldatura fuori dall'altra estremità e la macchina le impila. Migliaia di schede fatte da una sola persona. Quando la gente mi dice come si fa a competere con una manodopera così a basso costo di certi paesi, dico non ho molti operai e la nostra qualità è 10 volte migliore. E infatti, guardi i grandi marchi di un tempo dall'Europa, li apri e oggi cosa hanno? Utilizzano la migliore tecnologia di montaggio SMT. La maggior parte di queste aziende in realtà non possiede una linea come noi perché non fanno volumi così grandi. Stai guardando ben oltre $1 milione solo per l'attrezzatura, ma è così che si fa. E ancora, se chiedi perché siamo speciali e qual è la differenza, questo fa parte della differenza Rode. Guarda, mi sono venduto il rasoio e mi sono comprato un microfono USB 32 bit floating point. Chiedimi se sono felice. Ma perché non dovrei essere felice di avere un microfono così bello? Guarda, questo qui è fantastico, no? In questo momento io sono, lo vedi qua, a 24 bit, perché così ti posso fare sentire gli effetti che sono contenuti all'interno del pacchetto della Rode. Perché ci sono degli effetti aggiuntivi. Troviamo infatti uno dei tanti marchi che la Rode si è comprato negli anni e che ha aggiunto all'interno dei suoi prodotti. Apex, troverai in tanti prodotti della Rode i prodotti Apex. Non mi fa impazzire come l'hanno implementato, ma è una scelta loro. Io non sto a discutere quello, semplicemente ti dico che non mi fa impazzire. Adesso ti spiego anche perché. Allora, tu mi stai sentendo attraverso questo mixer che si chiama Sounddesk, in cui ho fatto entrare nel primo canale, ti spiego un attimo il setup, questo microfono, ma nel secondo canale ho fatto entrare questo microfono, che è un'altra storia. È un microfono USB 16 bit 48 kHz, è il massimo a cui può arrivare, che era il microfono uscito nel 2013, sempre con il nome NT e con una scheda audio interna, un po' scadente, non era esattamente il massimo, scadente dal punto di vista professionale, lasciami passare il termine. Se stai facendo podcast, dirette live, YouTube, eccetera, eccetera, questo è perfetto, è fantastico, c'ha il suo treppiedi, c'ha l'antipop incorporato, è molto ben fatto, te lo faccio vedere, guarda, questo qua, lo vedi? Guarda, questo qua, si vede? Si vede qualcosa? Lo vedi questo qui? Qui ci sono i due pomelli per gestire quanto computer e quanto in real time che tu stai facendo entrare puoi sentire. Questo è il volume della cuffia, questa è l'uscita cuffia. E quindi, di fatto, un microfono pensato per chi usa un computer, magari sta suonando o cantando oppure ha delle persone online e può decidere quanto della propria voce vuole sentire per capire quello che stai mettendo dentro al computer o nello streaming e quanto invece sta uscendo dal computer, quindi i suoni delle persone in cui ti colleghi, eccetera. Diciamo che con questo puoi un po' monitorare quello che stai facendo. Con questo no, assolutamente. Con questo microfono, che suona però molto meglio, non puoi assolutamente monitorare quello che stai facendo perché ti ritorna con un delay che tu stai già sentendo, perché io ti sto parlando ma tu mi stai sentendo da una AUX su cui ho fatto andare questo mixer in modo da poter valutare anch'io in cuffia quello che sto facendo. E come lo sto facendo? Lo sto facendo con vediamo un attimo, un ritardo di quanto? Dammi l'audio setup, dove sei finito? Ho perso il mouse. Ok, è qua. Sto andando a 256 sample, potrei abbassarlo a 64.
Vediamo se regge a 64, un pochettino meno. C'è sempre un ritardo in cuffia che non riesce a parlare, è difficilissimo. Quindi non hai monitoring su questo microfono, però il microfono suona decisamente bene. Allora, vediamo un attimo le differenze tra i vari NT che ci sono in circolazione in questo momento. Escluso l'NT-T1A, che sappiamo tutti che cos'è ed è un microfono che ne ha venduti milioni e milioni. A me non piace come suona, ma è un ottimo microfono, non si discute. Questi, per me, per il tipo di lavoro che facciamo, cioè per voice over, sono migliori, molto, molto più lineari, molto più puliti. Questo qui è uscito nel 2013. Oggi si trova abbinato al Complete Studio Kit NT1 più A1 con la loro scheda audio che arriva fino a 24 bit. Anche in questo caso forse un giorno rinnoveranno la linea, verrà rinnovata e la porteranno a 32 bit. Immagino questa scheda si chiamerà AI2 Kit probabilmente, e ci metteranno un altro microfono che è l'evoluzione di questo microfono uscito nel 2013, che aveva come caratteristiche, se mi ricordo bene dove l'ho letto, 132 dB di SPL, ok, e un rumore di fondo di 4,5 dBA, cioè 4,5 dB è un rumore bassissimo, praticamente un microfono uno dei più silenziosi al mondo, è una cosa impressionante. La nuova versione, perché di fatto si tratta della nuova versione, si chiama Signature Series e sono quelli tutti colorati. La differenza che noti subito è che il cappuccio è nero nella vecchia versione, mentre nella nuova versione Signature Series il cappuccio è rimasto color metallo o color oro. E la differenza sta negli SPL in grado di assorbire, di reggere la potenza sonora nel mondo fisico di 142 SPL, e quindi hanno aumentato la qualità delle capsule, immagino, cioè hanno migliorato ulteriormente le capsule che si fanno loro internamente e che sono diventate una leggenda, è vero? E poi hanno migliorato anche l'elettronica, perché a questo punto hanno guadagnato un altro mezzo dB, quindi 4 dB di rumore di fondo. Ma le stesse identiche caratteristiche si trovano su questo, che costa 60 euro in più, ti arriva con tutto il kit, che comprende anche questo, te lo faccio vedere, guarda, comprende questo, e in tutti i microfoni gli arriva sempre questa roba qua, almeno io ho visto sempre i kit completi, che è una roba pesante, tosta, con l'antipop incorporato. Il fatto che sia bella pesante è un bene, perché se fosse di plasticaccia, roba leggera, ogni volta che tu colpisci con una Pulsive lo schermo, la vibrazione andrebbe a finire al microfono, cosa che succede per esempio con questi cosi qua, guarda, vedi, questi sono tanto fighi, questi cosi inglesi, tanto bellini, ma se gli metti il loro antipop davanti e gli stai troppo vicino, quando colpisci l'antipop la vibrazione passa direttamente al microfono. Con questo non accade e evidentemente Rode lo sa e continua a fare questi sistemi antipop estremamente pesanti, cioè c'è 1 chilo di antipop ma li vale tutti. Ok, quindi questo è a favore di Rode, nonostante sia insopportabilmente pesante, ma è giusto che sia così. E dicevamo, con 60 euro in più ti prendi la versione a 32 bit, questo microfono qui, no? Come abbiamo detto, può arrivare a 32 bit in virgola mobile. Però se arrivi a 32 bit in virgola mobile, allora ritorniamo ad avere un microfono che è puramente microfono con USB in ingresso, basta 32 bit virgola mobile, puoi anche andare in distorsione, non te ne frega assolutamente niente, fai tutto in post produzione e qui ci siamo. Ma se per caso stai facendo una live, allora, il primo problema che avrai è che non hai un ritorno del tuo microfono, quindi tu non lo senti quello che stai emettendo, se stai colpendo la capsula, se ci sono dei ronzi, non lo senti, non puoi sentirlo in tempo reale. Devi sentirlo per forza passando attraverso qualcosa che poi ti riporta il suono che stai emettendo, quindi con un ritardo dovuto alla capacità della tua CPU di farti arrivare il suono che stai generando con il microfono, quindi non sai con che suono stai entrando. Se lavori a 24 bit, tu puoi usarlo per una live, dicevamo, e a questo punto potresti avere la possibilità di usare il software della Apex, perché Rode se l'ha comprata la Apex, quindi dove sono finiti questi software? All'interno dei suoi prodotti. Qua ce n'è uno
che però non è che mi faccia impazzire, perché io sto lavorando a 24 bit. Se lo metto a 32 bit, questi processi non sono disponibili, c'è solamente il gain, ma non puoi usare Apex, che lavora solo a 24 bit. Che cosa comprende? Comprende il compressore, il noise gate, non un expander ma proprio un noise gate, un high pass filter che posso attivare. Tu dovresti già sentire la differenza tra 150 Hz e 75, io non sono in grado di valutarla in cuffia con il mio ritorno perché il ritardo mi annulla tutte le possibili cose che posso sentire. C'è un exciter, però tu non sai che cosa stai facendo. Per sentirlo hai bisogno di un fonico e tu parli e lui fa le regolazioni, perché se tu stai parlando e fai le regolazioni non capisci il cavolo che stai facendo, perché ti ritorna sempre con un ritardo, ok? Quindi io posso fare l'operazione di aumentare e abbassare il drive, tune, creare armoniche, decreare armoniche, tune su che frequenza, 900 Hz per esempio, non so, mettiamoli bassissimi, 600, creo delle armoniche qui, oppure le armoniche le porto più in alto. Ecco, io posso attivare e disattivare questa roba qua, l'exciter. E poi abbiamo anche un compressore, perché naturalmente a 24 bit un compressore ti può fare molto comodo. Se io lo porto al livello massimo a cui può arrivare questo Apex, che è con un ratio di 4.51, non è quindi che sia un compressore con una cattiveria assurda, con un rilascio veloce come si usa normalmente per la voce, 5 millisecondi sono più che sufficienti, l'attacco invece un po' lento in modo che non dia l'effetto aggressivo del compressore, e poi comincia ad abbassare e alzare la soglia. A questo punto io dovrei vedere la differenza di azione di questo compressore, ma non posso capire il cavolo che sto facendo perché non ho la possibilità su questa interfaccia di capire quanto sta lavorando il compressore. Qui invece di questo marchietto Apex del cacchio potevano metterci per esempio a quanti dB stava cominciando ad abbassare, a comprimere, a lavorare il compressore, quanto gain reduction c'era. Non lo sai, non lo puoi sapere, quindi non te ne fai assolutamente un cacchio, devi andare a occhio oppure sentire, fare delle prove fino a che non hai trovato un equilibrio. Però si sa perfettamente che a volte è necessario correggere qualcosa mentre stai lavorando, e questa cosa è di fatto fondamentalmente inutile. Questa roba qui, noise gate, compressore eccetera, li trovo fondamentalmente totalmente privi di significato in questa interfaccia. Con questo microfono, poi magari ha un senso con gli altri prodotti della Rode. Ma d'altra parte bisognerebbe anche considerare che quando hanno fatto questo microfono, gli hanno messo l'USB, non è che potevano mettersi a realizzare un prodotto che magari andava anche in concorrenza diretta con altre cose che già fanno, capito? Perché ha tantissimi prodotti la Rode, deve anche fare un discorso che tenga in considerazione il loro marketing e il loro mercato. Se produci qualcosa che poi fa smettere di vendere un'altra cosa, allora no. Quindi, però questo microfono funziona anche come XLR, quindi diciamo che lo puoi comprare, spendi 60 euro in più e se per caso non ti sei portato dietro la scheda audio, puoi attaccare questo, lavorare a 24 o a 32 bit in virgola mobile e usarlo come fosse un vecchio normalissimo microfono XLR, perché ha anche l'XLR montato. Vogliamo sentire così a spanna qual è la differenza tra questo in XLR e il suo vecchio amico in XLR. Tanto sappiamo perfettamente che è quello che si trova qui, quello che si trova nel bundle per esempio, che tanto sappiamo perfettamente che questo e la nuova serie sono lo stesso identico microfono, quelli tutti colorati, e questo qui USB sono lo stesso identico microfono. C'è una versione di questa migliorata, ma questo miglioramento, a parte il mezzo dB, dal punto di vista sonoro, cioè come suono proprio, è uguale? Sentiamolo. Dunque adesso io faccio un piccolo doppiaggio, cioè doppierò Peter Friedman in un filmato dove lui sta spiegando come funziona la sua fabbrichetta, un po' di anni fa, hai capito? Ed è quello che ti ho già fatto vedere alcuni pezzi. Qui fa vedere per esempio un sistema di laser ad argon molto costoso, ma ci spiega perché lui ha fatto questo investimento nel suo modo. È un uomo molto sanguigno, è un uomo che è proprio mi piace, ha questo modo di fare così. E comunque vabbè, ti farò sentire praticamente lo stesso
audio del doppiato in cui passerò da un microfono all'altro, cioè dal quinta generazione, che è la versione che ha anche l'USB in questo caso, però io lo userò in XLR, ok? Con lo stesso tipo di scheda audio, la stessa scheda audio, lo metto sulla mia X8 UAD e praticamente avrai da una parte il Rode del 2013, metti che tu abbia ancora quello, dici, oh accidenti, è talmente migliorato il quinta generazione che voglio quello, magari è uguale identico, qui sentirai uno e l'altro, ma giusto per così curiosità, ma soprattutto quello che ti interesserà sapere è il Peter pensiero, che quello è quello che conta. Ora lo faccio, poi ti faccio passare il video. Quindi sono sicuro stai comprendendo che investiamo in macchinari ad alta tecnologia davvero fantastici. Potresti pensare che non abbia senso comprare molte di queste tecnologie perché sono molto costose. Sono circa $200.000 per questo, che è in realtà un saldatore laser, e l'ho comprato quando abbiamo iniziato il progetto dell'auricolare, quello che indosso ora, HS1. Tubo in acciaio inossidabile, dall'estremità davvero piccola per la capsula. Molti produttori più piccoli possono incollarla. Noi no, noi facciamo meglio. Quindi ho investito in questo apparecchio che si usa anche nella gioielleria. Puoi saldare piccole crepe, potresti avere una pietra, un opale, un diamante, potresti semplicemente saldare il terminale. Pezzo di attrezzatura molto molto bello. Infatti ora che lo possediamo pensiamo costantemente cos'altro possiamo fare con questa ed altra attrezzatura. Gas argon, nessuna corrosione intorno al giunto, un incredibile attrezzo. E infatti ora che stiamo parlando di cuffie, pin mic e laboratori, lascia che ti mostri alcune di quelle cose, anche molto molto cool. Allora, abbiamo detto che è andato in Cina, ha visto questi microfoni alla fiera e ne ha comprati, se li ha fatti spedire una ventina in Australia e poi li ha modificati. Probabilmente erano microfoni così. Questo è un microfono che potrebbe essere parente del vecchio Rodent, per esempio. È quella tecnologia lì. È praticamente uno schema simile U87, solamente cardioide, e il Rode NT1 primigeno, proprio quello prima che Jim Williams ci mettesse le mani, era una cosa così. E tu hai un bel da dire adesso, e tu fa microfono troppo uguale mie, e ancora lì, cioè, voglio dire, Rode ha dovuto smettere di fare questa cosa per evitare problemi legali, ha cambiato tutto quanto, ma questo è sempre lui, Cioè moltissimo similissimo anche come schema elettronico, se gli dai un'occhiata, più o meno quella roba lì. E questo arriva dalla Cina ancora oggi e lo trovi addirittura online. Devi considerare che quando è uscita questa roba non c'era il commercio online. No, non c'era. Dovevi avere un catalogo. Qualcuno ti doveva spedire un campione, oppure tu dovevi andare a farti un bel viaggetto a qualche fiera dell'elettronica, dove poi incontravi uno che ti faceva vedere che aveva questo microfono. Perché parli tedesco e sei in Cina? No, scusa, mia vecchia amica mi ha detto come fare questo microfono. Tu non puoi fare, io porto te in tribunale. Sì, ciao, in tribunale. Ma tu, se dovessi avere un concorrente, non andresti a comprarlo direttamente? Cioè ti dai un'occhiata in tasca e dici, ce li ho 8-10 miliardi qui, aspetta, questo è un concorrente che mi vuole fare le scarpe, ma io ti compro! E così ha fatto, per esempio, con la Mackie. Nel dicembre del 2023 ha deciso di comprarsi la Mackie ed è stato un grande affare. Mackie entra a far parte della famiglia Rode, esattamente come in precedenza era accaduto per Apex e come era accaduto per esempio per Soundfield. E sono tutti oggetti, tutti prodotti, tutti brevetti che probabilmente a questo punto, anzi sono sicuramente nelle mani e nelle disponibilità della Friedman Group, ex Friedman Electronics, e di fatto venduti attraverso il marchio Rode. C'è la Event che ancora ci stiamo chiedendo che cosa farà, perché effettivamente sono anni e anni che della Event non si sente più parlare, faceva delle casse veramente interessanti. Ora, amplificazione, cioè Event e Mackie, potrebbe anche essere che il reparto amplificazione di Mackie possa essere unito alla Event e la Rode aggiungere al suo catalogo probabilmente cose interessanti per quanto riguarda mixer e amplificazione, in cui in questo momento probabilmente è leggermente scarsa. È andata a fare la spesa.
A te se io ti fa vedere altra cosa molto bellina, guarda che vesta, sì, Lewitt, come cavolo si chiama il Lewitt, e il 440 Pure. Ok, te lo faccio sentire. Però molta gente mette nel carrello prima questo microfono della Rode e poi questo e dice quale prenderò dei due, quale mi piace di più, e quindi te li faccio sentire affiancati. Non c'entra assolutamente niente con la Rode, però in realtà c'entra perché è uno dei diretti concorrenti del Rode NT quando si tratta di sceglierlo. C'è anche un antipop, è inutile ma c'è anche un antipop. Quindi eccoci a parlare dell'auricolare e del microfono PIN alla stazione di produzione. Ed è una storia interessante. Quando abbiamo iniziato questo progetto, volevamo produrre qualcosa che fosse letteralmente la migliore del settore e naturalmente abbiamo guardato alcune delle proposte di fascia alta già disponibili e volevamo ottenere quella qualità sonora, ma volevamo avere anche prestazioni più elevate nella meccanica, migliori rigidità, resistenza, affidabilità. Per cominciare mi sono occupato del cavo, così ho pensato al Kevlar, ho pensato a questo cavo rinforzato in Kevlar. Beh, ti ci potresti effettivamente impiccare con questo. Cosa che mia moglie voleva che facessi dopo che ho realizzato questo progetto. Ma come si fa a tagliare questa roba? Ci sono dei fili qui dentro, dello spessore di un capello. E abbiamo passato mesi a cercare di trovare una macchina che potesse effettivamente tagliarlo. Abbiamo trovato questa macchina davvero sorprendente in Giappone, una micromacchina così precisa che in realtà può tagliare un capello umano. Ecco un altro esempio di fino a che punto andiamo per farlo bene. Non importa quale sia il progetto. Offriamo un laboratorio per un auricolare, un microfono a spillo, qualsiasi cosa. Sono cose davvero speciali che magari non conosci, ma davvero questo fa la differenza in ogni nostro progetto. Ok, adesso io ti saluto con un TLM 103. No, questo è un omaggio a una vicenda che mi è capitata di recente. Un cliente che mi ha chiesto che microfono usavo e io gli ho fatto un elenco dei microfoni che erano disponibili. Siccome ne ho un totale qui in giro, lì ce ne sono solamente un po', alcuni, e data la mia passione smodata per i microfoni, quindi gli ho detto sì, ma stai fermo magari così riesco a finire. Gli ho fatto un elenco e lui ha scelto il TLM 103. Questo perché tutti gli altri speaker che stavano lavorando allo stesso progetto, quindi il francese, il tedesco, lo spagnolo e il russo per esempio, anche lui, lavoravano con un TLM 103, quindi mi ha detto beh dai, così lo facciamo con lo stesso microfono. Questo non significa che suoneremo tutti allo stesso modo, perché ognuno ha la sua scheda audio, ognuno ha il suo ambiente e via dicendo. E quindi molte volte comunque l'acquisto si fa o perché si è sentito dire o c'è una, diciamo, consuetudine alla ricerca di un determinato prodotto, oppure semplicemente per fare vedere ai propri clienti guarda io ho un Neumann e allora sai. Però oggi secondo me potresti tranquillamente dire io ho un Rode, perché tutta la serie NT1 per il voiceover è assolutamente eccezionale, io lo trovo assolutamente fantastico. Poi ce ne sono altri, ci sono i Lewitt, gli Austrian Audio che sono un altro braccio, diciamo, uscito dalla HPG, che invece è diventata un'azienda enorme, anzi fa parte di un'azienda immensa e che produce per lo più in Cina, a differenza di Rode che, come abbiamo visto, produce direttamente nella sua fabbrichetta che adesso finiamo di vedere, facciamo la tournée, te l'ho tradotta, spero che te la potrai godere e ti potrai divertire. C'erano ancora un sacco di altre cose da dire su Friedman, per esempio della chitarra del leader dei Nirvana, che si è comperato per o 6 o 9 milioni di dollari, lui dice 9, altri dicono 6, e l'ha comprata all'asta, poi devolve i ricavati della tournée mondiale di questa chitarra ai creator che in Australia lo hanno sostenuto negli anni pandemici. C'è da raccontare un'ultima cosa. In quel periodo, quando vi ricordate, quando le navi rimanevano ferme in porto perché gli operai o i marinai avevano il raffreddore, non si poteva uscire, e le navi non uscivano e la roba non arrivava, i produttori non riuscivano a far uscire i loro prodotti perché mancava la materia prima. Bene, lui aveva comprato 16.000 metri quadri di magazzini vicino alla sua fabbrica, li aveva stipati di materie prime poco prima che accadesse questa cosa, come probabilmente se avesse nasato che qualcosa stava succedendo.
E che altro dire? Grazie per aver guardato questo video fino qui. Vedremo l'evolversi di questa azienda, tra cui anche il rapporto con Mackie, che ha appena fatto sapere che sono uscite delle novità, degli update di prodotti piuttosto interessanti. Ho appena visto un highlight a riguardo, quindi Mackie non si è per il momento non si è fermata, ha aggiunto nuovi prodotti al suo catalogo, ma è appena stata comprata da Rode, quindi vedremo l'evolversi della situazione. Grazie per aver guardato questo video fino a qui. Ciao! Sono Peter Friedman, proprietario di Rode Microphones, e questa è la mia fabbrica proprio qui a Sydney, in Australia. Voglio parlarti dei microfoni. C'è una differenza e voglio mostrarti perché Rode è unica. Una delle prime cose che le persone mi chiedono quando mi incontrano per la prima volta è dimmi perché dici che sei migliore della concorrenza. Beh, ci sono molte ragioni e c'è una grande differenza Rode, ma per capirlo meglio devo condividere con te alcuni segreti. Devo mostrarti dietro le quinte. Quindi vieni con me. Vieni in fabbrica e lascia che ti mostri la differenza Rode. Quindi, benvenuto. Ora siamo nella sala macchine di Rode e ti mostrerò alcune cose davvero interessanti qui. Ci sono così tante divisioni diverse nell'azienda dove facciamo l'elettronica, la lavorazione dei metalli, l'assemblaggio, tutti i tipi di processi molto interessanti. Tra un minuto ti porterò all'impianto di assemblaggio dell'elettronica, che è uno dei miei preferiti, molto cool. Ma anche qui vedrai tutte le parti che in realtà lavoriamo qui a Rode. Voglio dire, teste per microfoni shotgun fatte con precisione, parti della capsula, piastre posteriori, quindi trasformiamo l'ottone di alta qualità in una bella arte, l'arte dei microfoni a condensatore. Ma comunque, andiamo nell'impianto di assemblaggio dell'elettronica, nella stanza SMT. Ciao, sono Peter Friedman, proprietario di Rode Microphones, e questa è la mia fabbrica proprio qui a Sydney, in Australia. Voglio parlarti dei microfoni. C'è una differenza e voglio mostrarti perché Rode è unica. Una delle prime cose che le persone mi chiedono quando mi incontrano per la prima volta è dimmi perché dici che sei migliore della concorrenza. Ragazzi, lavorare a 32 bit è strano perché hai tutto il suono per i fatti suoi, non c'è nessun controllo, poi dopo sistemi tutto, però non è che mi faccia impazzire, ci devo fare l'abitudine. Quindi, benvenuto. Ora siamo nella sala macchine di Rode e ti mostrerò alcune cose davvero interessanti. E ora sentiamo il Rode NT1000. Quindi, eccoci qui nella sala di assemblaggio dell'elettronica qui a Rode. Ora, questo è un bel sistema. Questo è chiamato linea SMT, tecnologia di montaggio superficiale, dispositivi di montaggio superficiale, parti molto piccole. Quindi questa è una parte davvero interessante di Rode, qualcosa che caratterizza il nostro approccio all'ingegneria, dove andremo e investiremo in una tecnologia che normalmente non ha senso per un'azienda. Processori, macchine, tecnologia. Abbiamo cose, infatti, in questa stanza, che nessun altro produttore di microfoni al mondo ha. Per esempio, abbiamo attrezzature di magnetizzazione, speciali macchine per incollare, che forse insieme potrebbero creare microfoni a nastro folli. L'altra cosa super eccitante su cui abbiamo lavorato per alcuni anni è la produzione di trasformatori per microfoni valvolari, preamplificatori. E nella mia mano qui ho il nuovo trasformatore Rode 1947. Sono 3 anni di lavoro. In questa stanza abbiamo messo $500,000 delle più belle macchine di avvolgimento svizzere. Ora, come ho detto, non c'è un altro produttore di microfoni al mondo che conosco che abbia questa attrezzatura. Quella tecnologia ci dà una capacità che nessun altro ha e siamo in grado di produrre quantità così grandi per fare la differenza Rode ad un prezzo incredibile. Questa è una delle principali differenze e ne vedrai molte altre mentre andiamo in giro per la fabbrica. Quindi eccoci qui al Rode Laser. Macchina molto bella. Su ogni singolo microfono incidiamo il numero di serie, Made in Australia, il nome, l'intero lotto e ne teniamo conto in un registro così da sapere dove vanno i microfoni e si tratta di una produzione di precisione e questa è una delle differenze Rode.
la produzione di precisione. Quando stai cercando di giudicare quale azienda produce il prodotto migliore, devi vedere come lo progettano, e questo è un ottimo esempio. Come ho detto, ogni singolo microfono è registrato, ne teniamo traccia per sempre. C'è un programma che tiene traccia di tutte le parti, quando sono state fatte, la garanzia, la qualità. Questo fa parte della differenza Rode, l'ingegneria di precisione in ogni fase. Quindi questa è la stanza pulita. È qui che vengono assemblate le nostre capsule. Atmosfera molto molto controllata. Abbiamo filtri EPA nel soffitto e su ognuno di questi banchi, dove si assemblano i trasduttori per NT1, NT1000, NTK, NT5. Tutti i nostri microfoni a condensatore di fascia alta sono lavorati su un banco pulito e filtrato EPA a pressione positiva, specificamente per questo scopo. Un sacco di attrezzi e utensili personalizzati, ma come puoi vedere questo è il vero lavoro. Non sono alcune persone sedute a un tavolo da cucina, sai, che lucidano a mano qualcosa, seduti su un cartone. Questo è un laboratorio. È così che si fanno i microfoni. Se andassi in una delle aziende tedesche o statunitensi di fascia alta, vedresti la stessa cosa. Questa è ingegneria di precisione. Ancora una volta una delle differenze con Rode e il resto dei produttori di microfoni del mondo.